Salve ragazzi, buongiorno e ben trovati sul mio canale. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e selezionate la campanella per avere tutte le news immediatamente. Oggi volevo parlarvi di uno stereo molto economico che ho acquistato su Amazon, dove ovviamente poi vi lascerò il link in descrizione se volete vederlo, se volete prenderlo, e ne parleremo un attimino insieme vedendo tutte le funzioni e di che cosa si tratta di preciso e che cosa fa questo stereo, perché per 26 euro secondo me fa molte cose. Ora lo vediamo insieme. Questo è lo stereo che ho acquistato per la modica cifra di 26 euro e qualcosa, perché sta a 27,99 con un coupon del 10%, quindi sono 2,79 euro in meno. Siamo sotto i 26 euro. Ora, dalla descrizione mette questo bel telecomandino che poi lo vedremo, e il connettore universale per trasformare l'antenna, diciamo, con il connettore tradizionale, ma ormai lo usano tutti anche questo. E le specifiche tecniche di questo stereo sono per lo più fantasiose, perché ecco qua 4 uscite da 65 watt, ce l'ha un Alpine da 400 euro veri. Diciamo che in questo caso specifico questi MOSFET con questa potenza non ce lo compreresti neanche uno. Però lo vedremo insieme. Nella confezione praticamente lo vediamo, perché io già l'ho aperto, quindi l'ho installato, però lo vediamo un attimo insieme. Abbiamo tutti i connettori, questi connettori qua, che sono praticamente i connettori europei, quelli che sono standard. Nella realtà basta staccare il vecchio stereo ed installare il nuovo. Noi nei nostri camper, magari quelli, ovviamente questo è uno stereo che metti su un camper un po' datato, perché comunque quelli nuovi già ce l'hanno. Nel nostro camper, quelli che sono un po' vintage, diciamo, hanno i connettori tipici che magari sono stati manomessi dal precedente proprietario oppure dai precedenti proprietari. E abbiamo le colorazioni comunque che sono standard, quindi ti dicono già come collegarlo nell'eventualità che i fili fossero stati attaccati con nastro isolante senza più connettori. Ti danno già il connettore suo, quindi colleghi i fili alle perse, proprio alle perse si collegano i fili con quelli che abbiamo dietro, lo colleghiamo. Se siamo fortunati troviamo già il connettore e praticamente non facciamo altro che inserirlo e rimettere lo stereo nella guida. Per quanto riguarda le altre cose, l'unica cosa secondo me da tenere in considerazione di questo stereo è che non ha l'RDS. L'RDS non ce l'ha, quindi se noi andiamo su una strada dove si perde il segnale spesso, cambia praticamente il segnale, noi lo perdiamo e non sentiamo più la radio. Lo risintonizziamo, c'è la sintonizzazione comunque rapida, perciò lo ritrovi subito, però effettivamente questo è un piccolo neo. Per quanto riguarda invece il Bluetooth, va benissimo sia per quanto riguarda lo stereo e va bene, benino per le chiamate, ma noi sappiamo già che nei nostri camper comunque nemmeno quelli nuovi si sentono bene, perché i rumori nel camper sono tanti, col fatto della mansarda, soprattutto se è un mansardato, con l'impatto del vento, diciamo che il viva voce all'interno del camper funziona in casi di emergenza dove non possiamo rispondere, però diciamo che tutt'al più si sente e funzionicchia. Il Bluetooth invece è sorprendente per il prezzo, perché funziona veramente bene, e a me non mi ha mai dato problemi finora. Ora è un po' di tempo che ce l'ho, ci ho fatto un po' di prove, comunque adesso lo accendiamo e lo proviamo insieme. Eccoci qua, questa è la situazione che troverete nel vostro camper, quindi sfilato lo stereo che già avete o che è difettoso, vi troverete questi cavi, adesso li guardiamo insieme. Vi troverete questi connettori che sono i connettori che loro danno, io già ho provveduto ad installare ovviamente. Questi sono i connettori universali delle radio, i DIN universali, quindi
e questi vanno inseriti poi direttamente nello stereo, non dovete fare nulla. Se avete questi, se avete fili sfusi perché i vecchi precedenti proprietari avevano tagliato, cucito e quant'altro, dovrete andare a vedere più o meno come erano collegati i colori e rispettare gli stessi colori, ma sono pochi fili, insomma. Nell'ipotesi in cui abbiate già i connettori pronti, neanche vi servono questi suoi, perché già potete mettere quelli che avete nello stereo perché sono uguali. Andiamo a vedere lo stereo. Allora, questo è lo stereo in descrizione. Metà l'hanno dimenticato alla fabbrica. No, sono quelli un pochino più economici, sono tutti così ormai, che tra le altre cose nel mio caso, come in tanti casi, è anche comodo perché il camper non necessita di tanta potenza o di tante cose particolari, però c'è il vantaggio che nel mio caso è molto pulito dietro perché ho sistemato un pochino i cavi, li ho cablati tutti, ma normalmente vedrete che quando sfilate lo stereo verranno via miliardi di cavi. Quindi tutto lo spazio che avete con il vecchio stereo, cioè con questo vi avanza molto spazio, state anche più comodi per reinserirlo dentro sulla slitta. Vi arriva già con la sua slittina, che è questa che io già ho incastrato, quindi basta sostituire la slitta con un cacciavite. Questa si toglie, mettete la slitta dello stereo, la slitta sua. Inseriamo i connettori che hanno il verso, quindi non possiamo sbagliare, non possiamo mettere questo qua, non ci va. Quindi uno entra in questo foro e uno in quest'altro. Ok, infiliamo l'antenna e voilà, il nostro stereo è installato. Stiamo attenti nell'inserire praticamente i cavi all'interno, ma ripeto, io nel mio caso è molto pulito perché ho già ricablato tutto. Magari se avete poco spazio fate un pochino d'attenzione quando lo inserite. Appena inserito si incastra da solo, quindi ha anche un buon incastro. Sopra ci va applicata la sua placchettina solamente a incastro, che va direttamente a incastrarsi sullo stereo, quindi non va ad incastrarsi sulla dimma dietro, ma si incastra praticamente sulla plastica dello stereo. Diciamo, una volta fatto questo è bello che è installato. Abbiamo questi due accessori che servono per toglierlo, vanno infilati lateralmente, ritogliamo questo in plastica, lo inseriamo e viene via. Una cosa carina è questo telecomando, che con un altro accessorio che io non ho montato perché per ora non mi serve, posso attaccarlo direttamente sul manubrio ed avere i comandi al volante. Subito un piccolo preambolo. Qui come in tutti i camper credo non è che c'è un impianto wifi di grande rilevanza, quindi l'audio effettivamente si sentirà un audio normale, niente di che, neanche se avessi avuto uno stereo dell'Alpine da 1000 euro sarebbe stato uguale. Quindi in questo caso non aver investito 1000 euro effettivamente ha un senso. Allora, proviamo un attimino qualche brano musicale. L'unico problema è che bisognerà mettere dei brani musicali che YouTube è disponibile a farci utilizzare, perché sennò ovviamente ci sono di mezzo i copyright e quant'altro e non si possono pubblicare. Ora vediamo di trovare qualche brano musicale che possiamo mettere, lo proviamo insieme con quello che abbiamo. Abbiamo acceso. Adesso per provare la musica però proviamo solamente con... ho messo il portatile in Bluetooth e ho messo delle musiche che possiamo trasmettere sul canale perché sennò ci bloccano per il copyright. Quindi siamo limitati a quello che troviamo su YouTube, però ve lo faccio sentire, ma purtroppo per l'audio dovete fidarvi di quello che vi dico io, perché per quanto si possa sentire bene o male
ovviamente non potete mai sentire la qualità o la non qualità. Diciamo che in effetti per quello che vale, secondo me è una cosa, diciamo, buona. Ovvio, non pretendiamo niente di più di 26 euro, però per la mia necessità, per esempio, va benissimo. Il Bluetooth funziona bene. Abbiamo le modalità, ecco, vi faccio vedere, abbiamo le modalità radio. Da qua praticamente possiamo, con il tasto mode cambiamo modalità. Abbasso lo stereo perché purtroppo sempre per l'audio, se poi attacca la radio ci bloccano il copyright. In questa modalità siamo in aux, quindi diciamo l'ingresso è questo qua. Ogni volta che switchiamo cambia ingresso, in questo caso è la radio. Questo qua è la modalità Bluetooth, dove ho già collegato sia il PC che il telefono, e è la modalità con cui lo uso di più, sono sincero, perché la radio anche tanto non lo usavo neanche con il vecchio stereo. Qua abbiamo tutti i pulsanti per la registrazione dei canali, abbiamo due porti USB dove è possibile collegare anche delle pennette, o una è proprio per l'alimentazione, che è un pochino più di carico. E niente, per il resto, ecco, il volume non è che ha tante cose, però funziona tutto perfettamente. Abbiamo al centro, selezionando il centro possiamo mettere subito i bassi. Selezioniamo il centrale, ci si mette già sui bassi. Possiamo aumentare e diminuire i bassi. Stessa cosa, lo ripremiamo, andiamo sui treble, gli alti. Bilanciamento destra-sinistra. Il fader è praticamente avanti e dietro, quindi se mettiamo da una parte va R, rear, front. Il loud è, diciamo, gli extra bassi. L'equalizzatore possiamo andare a cambiare tipo di equalizzazione preimpostata e poi torniamo al volume. Questo ha un piccolo accessorio che ora presso non ho, l'ho tolto prima, lo vado ad attaccare sul volante. È comodo perché questo praticamente ha tutte le funzioni che ha quasi tutte le funzioni che ha praticamente lo stereo, però è molto comodo perché magari lasciando lo stereo acceso dalla cabina possiamo comunque alzare il volume, abbassare il volume, cambiare modalità, puntandolo ovviamente con l'infrarosso, che è questa parte qua, verso lo stereo. Quindi è comodo per noi per il camper, perché magari seduti in dinette potremmo cambiare canzone direttamente da questo piccolo accessorio. Io per ora vi saluto, vi ringrazio di essere venuti sul mio canale e al prossimo video. Iscrivetevi. Artlist.io